Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Economia Organica con Gianni Galloni. Ciao Gianni, buonasera. Grazie per il Gianni. C'è Nino Galloni, scusami perché stavo per... No, no, non ti sì, preoccupare. C'ho un figlio che si chiama si Giovanni chiama Galloni Gianni. No, e anche stavo un per... padre. E Stavo avevo un per padre che si chiamava Giovanni Galloni, quindi insomma, non hai detto una cosa proprio inappropriata. molto, ma in realtà stavo pensando al discorso che dovevo dire appunto di insediamento, neanche di Gianni, di Enrico Letta, e già lì ho fatto un qui pro quo tra Gianni e Enrico, Lì figurati è peggio perché erano che lì è peggio, zio e nipote, quindi esatto. qui stiamo Per, parlando di parenti diretti, mentre lì ci sono tre passaggi. Infatti, ma infatti volevo parlare di un articolo di Pardo, adesso non dico il nome, mi pare che anche quello si chiami Gianni, ma non sono sicuro a sto punto, di Pardo di Affari Italiani, in cui si ne stupiva appunto del discorso di insediamento alla segreteria dell'NPD di Enrico Letta, in cui praticamente non diceva nulla che ne riguardasse di sinistra, non era un discorso di sinistra, va bene, lo ius soli, political correct, tutto quello che ne vuoi, ma alla fine, poi andando appunto sull'articolo, eh, c'era scritto che non parlava di istruzione, non parlava di scuola, non parlava di politica del lavoro, assolutamente nulla. E mi è venuto in mente quello che stavo appena leggendo su un libro di Thomas Piketty, che è Capitale e ideologia, in cui diceva: fu così che i vecchi partiti e le vecchie coalizioni del campo socialdemocratico abbandonarono a poco qualunque progetto ambizioso di redistribuzione economica e di riduzione delle disuguaglianze, anche per effetto della crescente competizione fiscale fra paesi e della libera circolazione di beni capitali, che loro stessi avevano partecipato a istituire senza pretendere una contropartita in termini di nuove regole fiscali e sociali comuni, tanto che alla fine persero il supporto degli elettori meno privilegiati e concentrarono sempre più la propria attenzione su quelli più istruiti, che erano anche i più avvantaggiati dalla globalizzazione in corso. Quindi sembra quasi andare dalle classi popolari a diventare il partito dei, diciamo, radical chic. Ecco, volevo proprio partire qua e fare una storia di quello che appunto è successo dall'inizio degli anni '80 in poi, Nino. Tu che ne pensi? Allora, diciamo che quando vogliamo parlare di sinistra con una sufficiente approssimazione, possiamo pretendere di approfondire troppo, e con una ragionevole astrattezza, non possiamo né pretendere di fare voli pindarici né limitarci alle cose troppo banali. Occorre sempre però tenere presente che la sinistra, soprattutto in Italia, dove ha avuto un certo peso, si è sempre divisa fondamentalmente in due componenti che non sempre hanno collaborato. Quando hanno collaborato sono state grandi affermazioni, se no ci sono state esperienze di varia natura. Allora, quali sono queste due componenti? Ma c'è una componente, diciamo così, che usando un termine desueto sarebbe rivoluzionaria, e c'è una componente, diciamo così, usando un altro termine desueto, riformista. Quella più rivoluzionaria, parliamo della sinistra, aveva come punto di partenza il concetto di coscienza di classe, che è importantissimo, e di consapevolezza collettiva. Quella più riformista invece cercava, anche attraverso delle opportune alleanze di varia natura, di migliorare in modo anche decisivo le condizioni di vita dei lavoratori, delle classi lavoratrici, che erano la grande massa di popolazione tra industria e agricoltura, e poi pian piano che aumentavano di importanza i servizi.
Per capire cosa è successo, credo che noi dobbiamo iniziare dalla fine degli anni 60 e dagli anni 70. La prima componente, quella rivoluzionaria, a un certo punto perde il bandolo della matassa quando si accorge che la classe operaia, invece di lavorare, sentire, porsi per il cambiamento rivoluzionario preconizzato dai padri fondatori, invece si sta evolvendo in tutta un'altra direzione, cioè vuole migliorare le proprie condizioni di vita. Quindi diventare classe media, quindi il progetto rivoluzionario viene messo da parte e va avanti quello che poi vedremo meglio è una visione beverigiana, lapiriana, keynesiana, eccetera, della società, che porta poi, che si collega con grande periodo di sviluppo sia sul fronte normativo, pensiamo alla legge 300 del 70, sia sul fronte economico, in quella di fatto collaborazione fra Stato e mercato che vede in quest'ultimo uno strumento necessario ma non solitario di riferimento dell'economia stessa, perché c'è comunque lo Stato che controbilancia determinati effetti. Quindi la parte più rivoluzionaria che cosa fa? Visto che la classe operaia non ha mantenuto l'impegno, e questo è evidente nel corso degli anni 70, di fare la rivoluzione, si scinde fra quelli che ritengono di dover passare direttamente all'azione, perché la classe operaia rimane un mito, ma non è operativamente, salvo che in alcune frange che fiancheggiano la parte rivoluzionaria adeguata, e quindi iniziano la lotta armata. Ovviamente in quelle condizioni la lotta armata ha due conseguenze. La prima è che bisogna stare in clandestinità, e la seconda, che è anche in parte collegata con la clandestinità, che in pratica si va a finire a schifio da ogni punto di vista. L'altra parte di quelli rivoluzionari cominciano a riflettere sul fatto che tra movimenti femministi e movimenti ambientalisti si debba passare da un contrasto alla società capitalistica per arrivare a qualcosa di meglio e di diverso, a invece una visione che bolli, diciamo, la classe dominante come sperperatrice di risorse per definizione limitate, e nello stesso tempo portare avanti i diritti di una componente che non può essere definita una minoranza, cioè le donne, i diritti delle donne, ma lo fanno in modo tale, come vedremo meglio dopo, di privilegiare di fatto, in parte inconsapevolmente, quelle dei ceti più elevati e influire in modo paradossalmente negativo sulle donne dei ceti più subalterni. Prima di passare a vedere la parte maggioritaria del movimento operaio, democratico e di sinistra, vorrei aggiungere qualche cosa su queste componenti. Che cosa doveva capire una sinistra rivoluzionaria da quello che stava accadendo e che non capì? E che si stava realizzando quello che aveva previsto Marx, e cioè la fine del capitalismo, la quale non dipende dall'atto rivoluzionario finale del partito leninista, ma dipende dal fatto che l'andamento dell'economia produce un fenomeno che lo stesso Kenneth Galbraith qualche anno prima, cioè nel 68, aveva percepito, pur non essendo un marxista,
e cioè che aumentando gli investimenti, l'incidenza dei profitti, che pure aumentano, ma in misura minore degli investimenti come percentuale, l'incidenza dei profitti sull'impegno di capitale si riduce, quello che Marx nel terzo libro del Capitale chiamava la caduta tendenziale del saggio del profitto. Quindi i profitti aumentano, ma la loro percentuale in rapporto alle necessità di investimento si riduce. Quindi alla fine sarebbe rimasto, se si fosse continuato quel percorso, grazie agli operai che chiedevano gli aumenti salariali e quindi determinavano la convenienza alla sostituzione di lavoro con capitale, che l'ultimo capitalista, l'unico capitalista che poteva investire nella tecnologia, nelle attività produttive, eccetera, accettando lo schiacciamento del saggio del profitto, era lo Stato. E questo avrebbe portato ad aumentare diciamo così, la componente socialista dell'economia e della società senza eliminare il mercato. E questa era la soluzione. Ma la sinistra, diciamo così, estrema, nella quale io militavo e che non aveva nessuna consapevolezza di questa prospettiva, perché io questa analisi l'ho fatta anni dopo essere uscito dalla sinistra estrema. Sono uscito perché non ero d'accordo sulla clandestinità per quelli che volevano passare alla lotta armata e non ero d'accordo di abbandonare il progetto che però faceva acqua da tutte le parti, per cui mi misi a studiare, mi laureai, cominciai a girare il mondo e a cercare di capire che cosa non aveva funzionato in quegli anni di militanza, per arrivare alla conclusione che vi ho appena offerto, cioè quello che una forza rivoluzionaria avrebbe dovuto fare era quello di spingere i lavoratori a migliorare le proprie condizioni, a diventare classe media, perché questo si sarebbe accompagnato con una caduta del saggio del profitto, fino al punto in cui l'unico investitore industriale, perché allora l'industria era la cosa maggiore, rimaneva lo Stato. Quindi ci sarebbero rimasti pezzi di capitalismo, ma fondamentalmente la società si sarebbe evoluta in quel senso. Quindi e passiamo se posso farti una domanda, quindi il nostro sistema industriale misto, che c'era quella volta, pieno appunto di partecipazioni statali, l'IRI, eccetera, in questa ottica per certi versi era anche in avanti nei tempi, sistema assolutamente sì, perché lo Stato si limitava a un piccolo profitto, che poi tanto piccolo non era dalle ricerche che facevamo, perché le partecipazioni statali avevano la fama che non facevano tanto profitto. In realtà non è che non facevano tanto profitto, è che lo destinavano ad ulteriori investimenti, per cui avevano lo stesso margini operativi lordi delle private, parliamo delle grandi e medie industrie, ma mentre nelle private il profitto veniva esportato e in parte reinvestito, ma in gran parte esportato e appropriato dalle famiglie ricche, invece nel comparto delle partecipazioni statali la massa del profitto lordo andava a compensare i grandi ammortamenti, quindi i grandi investimenti, quindi esattamente quello che stavo cercando di dire prima. Quindi passiamo adesso alla componente, diciamo, riformista, ma non è esatto dire riformista, comunque in due parole al Partito Comunista Italiano e ai suoi vicini, però anche parti della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, ma insomma comunque una parte, diciamo, certamente non rivoluzionaria. Questi avevano fatto durante i decenni precedenti, gli anni 70, la scelta giusta, cioè si erano mossi nel senso di migliorare le condizioni di vita, gli investimenti, le attività e l'economia, e poi non solo l'economia, come sappiamo, dell'Italia, che era diventata una potenza mondiale. Quello che avrebbe potuto unire le due componenti della sinistra e che rimasero fondamentalmente unite dal mio punto di vista
fino a un certo punto, quando si arriva negli anni '80 in tutto un altro scenario, erano gli aumenti salariali uguali per tutti. Con gli aumenti salariali uguali per tutti, dall'ultimo operaio della catena di montaggio, l'operaio specializzato, all'operaio qualificato, al quadro, addirittura al dirigente, questo significava far convergere stipendi e salari. E questo ovviamente era un processo rivoluzionario a sua volta, che poi la componente, diciamo così, moderata riformista tese ad abbandonare, perché era passata nella scuola keynesiana la spaccatura fra i post keynesiani che dicevano che gli aumenti salariali erano conseguenza dell'inflazione, e oggi sappiamo che avevano ragione, perché la causa dell'inflazione era nell'andamento dei prezzi delle materie prime e di altro, su cui ho dedicato molte ricerche, ma adesso non c'è tempo di approfondire perché aumentavano i prezzi delle materie prime negli anni '70. Quindi stavo dicendo, e l'altra componente, quella bastarda, quella di Modigliani, i keynesiani, neo-keynesiani, chi più ne ha più ne metta, i quali invece ritenevano che l'inflazione fosse determinata dagli aumenti salariali. Quindi sconsigliavano aumenti salariali, perché se no questi si sarebbero stati tutti mangiati dalla inflazione che essi stessi determinavano, e quindi in pratica erano passati dall'altra parte della barricata, e quindi una parte dei sindacati abbocca a questa vision. Ma quello che succede da questo punto di vista è l'abbandono del keynesismo, non solo dal punto di vista delle dinamiche salariali, che è un aspetto importantissimo, ma anche dal punto di vista della spesa pubblica. Cioè fino agli anni '70 si sapeva che quando c'era disoccupazione, e in questo Keynes era stato maestro, aumentando la spesa pubblica aumentava la domanda, quindi si doveva produrre di più e si assorbiva la disoccupazione. Dopodiché che cosa succede? Succedono due fenomeni. Primo, che si vede che in questo tumultuoso aumento del prodotto interno lordo da parte dell'Italia, in questo si nasconde il fatto che gli operai stanno smettendo di comprare italiano, cioè Fiat, e comprano invece Golf, mentre i padroncini smettono di comprare le Lancia e cominciano a comprare le Mercedes. A questo si aggiunge il fatto che, stavo dicendo, con questa tumultuosa crescita del nostro prodotto interno lordo, oltre una certa soglia, l'importazione di materie prime, di petrolio, di semilavorati, di energia elettrica ha un'incidenza sul totale maggiore di quello che non sarebbe in condizioni di crescita moderata del PIL. Quindi questi due fattori, l'apertura dei mercati con la loro conseguenza e il fatto che poi la spesa pubblica, una volta che l'industria sta cambiando e quindi la domanda di lavoratori non è più solo per operaio massa, operaio specializzato, operaio da catena di montaggio, che bene o male bastava e avanzava la terza media, ma invece ci sarà bisogno di lavoratori con qualifiche, con caratteristiche che sanno dialogare con l'utenza, tutto un cambiamento che ci sarà già alla fine degli anni '70, quindi l'aumento della spesa pubblica determina un aumento della domanda, ma non è detto che gli aumentati investimenti per via dell'aumento della spesa pubblica incontrino le figure professionali richieste, e quindi è chiaro che può succedere che aumenta la spesa pubblica ma non si riduce la disoccupazione. Questi due fattori, la spesa pubblica
e l'apertura dei mercati con le loro conseguenze su importazioni sia di beni di consumo di lusso, sia di quello che era la strozzatura del sistema economico italiano, cioè il vincolo estero, vale a dire l'importazione di prodotti di idrocarburi e di energia che aumentavano di più di quello che non aumentava il PIL, e questo porta la sinistra a cominciare ad abbandonare l'idea keynesiana e quello che aveva fatto grande l'Italia fino a quel punto. Arriva quindi la possibilità di buttarsi sulle donne, poi sulle minoranze e tendenzialmente anche di abbandonare la spesa pubblica e il welfare universale come punti di riferimento. Quindi se la sinistra, diciamo rivoluzionaria, non capisce che si stava realizzando il socialismo in un modo strano, ma paradossalmente abbastanza coerente con quello che aveva detto Marx nel Capitale, la sinistra moderata abbandona il keynesismo, che comunque ci portava fuori dal capitalismo in qualche modo, perché faceva migliorare la condizione di vita dei lavoratori, eccetera, eccetera, per abbracciare invece, dopo abbraccerà anche le teorie neoliberiste, ma lì per lì si metterà più che altro a fare un discorso diverso rispetto a prima. Ecco che arriviamo allora agli anni '80. Qual è il passaggio decisivo negli anni '80? Che la sinistra rivoluzionaria ormai è fuori dalla storia, perché la finestra che si era aperta per passare ad una società socialista con lo Stato imprenditore si era chiusa e quindi non gli restava quasi più niente, salvo quello che continuava a cercare di dire, ma cose rimasugli del passato che non servivano più. Invece la sinistra moderata che cosa fa? Un'operazione importantissima, cioè si innamora degli investitori istituzionali, dei fondi pensione, che poi era uno dei nuovi lavori dei sindacalisti e dei sindacati, dei fondi di investimento, perché dice il capitalismo sta vincendo, ma un conto sono le vecchie famiglie patriarcali e un conto sono questi nuovi soggetti istituzionali, e si butta quindi dalla parte di questi nuovi investitori, i quali poi si riveleranno negli anni '90 peggiori delle famiglie ai fini dell'andamento dell'economia. E quindi quella scelta di abbandonare la massa dei lavoratori di cui parlava anche Piketty, di abbracciare la difesa delle minoranze, che significa anche in termini costituzionali, quindi di abbandono della Costituzione materiale per sostenere solo quella formale, significava sostanzialmente l'abbandono del welfare universale, cioè si passava da dare la sanità, l'istruzione, le infrastrutture, i trasporti a tutti, che era un po' la visione keynesiana e fino agli anni '70 che ci aveva fatto grandi, per invece, vista la limitatezza delle risorse disponibili da parte dello Stato, che doveva ridimensionare la sua presenza, destinarle solo alle minoranze. Ecco perché la sinistra maggioritaria, riformista, moderata, Partito Comunista e dintorni, abbandona Keynes e abbandona il welfare universale, e quindi non è più sinistra. Fra l'altro, come ho già detto, il passaggio su cui avevo attirato la mia attenzione di giovane studioso della materia era questa scelta degli investitori istituzionali. Quando a un certo punto finisce l'ubriacatura degli alti tassi di interesse durante gli anni '80, nei quali gli investitori istituzionali e i fondi pensione avevano preso impegni con i loro sottoscrittori di remunerare i loro versamenti volontari a un tasso di interesse reale che era quello delle migliori obbligazioni del pianeta, che guarda caso erano quelle italiane. Noi ci stavamo rovinando con quei tassi di interesse, perché abbiamo così fatto raddoppiare
il nostro debito pubblico dopo il divorzio tra Banca d'Italia e Tesoro dell'81, la gente, i cosiddetti bot people, si arricchiva perché raddoppiava lo stipendio, almeno gli occupati, grazie a questi interessi che lo Stato pagava a chi gli forniva moneta, visto che la Banca d'Italia non aiutava più. Ma in realtà questi investitori istituzionali avevano preso impegni di remunerare gli investimenti, i trasferimenti degli stessi operai a questi fondi al 7% al netto dell'inflazione, che era il rendimento delle più importanti obbligazioni italiane. Quindi quando ci troviamo nel 92 col crollo dei tassi di interesse e del sistema monetario europeo, come fanno questi meravigliosi capitalisti moderni, quindi i fondi pensione, i fondi di investimento, gli investitori istituzionali, a mantenere gli impegni che avevano preso negli anni 80? Non comprano più obbligazioni, perché come facevano con obbligazioni che rendevano l'1 o il 2% adesso a mantenere l'impegno del 7%? E allora si buttano ovviamente sulle azioni, quindi codeterminano o determinano tout court il boom delle borse degli anni 90. Quindi chiedono azioni, investono in azioni, ma investendo in azioni, questo è il punto, sono talmente grandi che acquisiscono pacchetti di controllo. E che cosa chiedono ai manager? Non me ne frega niente della produzione, non me ne frega niente dell'occupazione, me ne frega di una sola cosa, del saggio di rendimento dell'investimento. Quindi io voglio avere alla fine il 7%. Quindi questi nuovi investitori istituzionali, questi nuovi capitalisti di cui si è innamorata la sinistra moderata, distruggeranno la classe operaia, distruggeranno i lavoratori, distruggeranno l'occupazione, perché pur di raggiungere questo benedetto o maledetto 7% netto all'anno dovranno licenziare i lavoratori più anziani, assumere giovani precari, dovranno chiudere i centri di ricerca, dovranno ridurre i centri di studi e strategie, quindi praticamente diventa un capitalismo paradossalmente sempre più ristretto, sempre meno di mercato. Quindi la sinistra moderata si trova in questa trappola dalla quale non può più uscire, perché deve sostenere il welfare residuale, quello solo per i poveri, che era una classica, il welfare per i poveri era una classica idea della destra, nata ai tempi di Bismarck e poi via via portata avanti dalla destra. Cioè Mussolini, per esempio, durante gli anni 20 e 30 invece aveva una visione molto più avanzata, molto più di sinistra a proposito del welfare, come hanno dimostrato le sue riforme, eccetera, eccetera. E invece la sinistra, tipicamente antifascista anche negli anni 70-80, si è trovata molto più a destra del fascismo dal punto di vista del welfare. E questa è la questione. Quindi la difesa delle minoranze, perché non ci sono soldi, perché lo Stato non ha soldi, lo Stato deve ridurre la propria presenza, e su questo, ecco, prima hai citato Enrico Letta, che non è che viene dalle file comuniste, Enrico Letta viene da quelle file democristiane della sinistra politica, alla quale poi che si era ispirata originariamente alle idee di mio padre, ma dalla quale poi mio padre aveva preso le distanze. Io stesso stavo con la sinistra sociale di Donat-Cattin, ma loro, e quindi anche il giovane Letta, il giovane Franceschini, che erano seguaci di Andreatta notoriamente, eccetera, eccetera, invece avevano abbracciato questa idea, e in questo c'era il dialogo il nuovo dialogo con il Partito Comunista, che è quello successivo al rapimento e alla morte di Moro, proprio su questi temi. Quindi ridimensionamento dello Stato nell'economia, che però è una classica posizione di destra. Quindi in pratica la sinistra è diventata destra, meno Stato, welfare solo residuale, difesa delle minoranze ma abbandono delle grandi maggioranze, mentre la destra è diventata una sinistra
insomma adesso non vorrei usare degli aggettivi antipatici, però di fatto ha recuperato alcune cose della sinistra con un po' di demagogia, gli aumenti salariali, l'occupazione, non dico più spesa pubblica perché non lo dicono, la destra non lo dice, però se noi andiamo a vedere quello che dicono perlomeno le destre parlamentari, in fondo fanno un discorso magari demagogico, però riguarda la massa minimo la massa della popolazione, e comunque si interessano dei lavoratori, si interessano delle periferie, si interessano della grande massa della popolazione. Quindi paradossalmente è più sinistra la destra che non la sinistra. Ecco, adesso la situazione è questa. Io adesso ho fatto un quadro di cui credo di avere chiarito di più le radici e di meno le conseguenze, ma adesso insomma vediamo un attimo cioè, spero di essere stato abbastanza chiaro e che sia stato interessante il mio risponderti. Scusami, sì, avevo il cane che abbaiava, quindi avevo tirato via il microfono. A proposito di politiche di destra e di sinistra, come dicevi nell'ultima parte, mi viene in mente che il primo a pensare, poi non fu applicato, il reddito di cittadinanza fu Richard Nixon, in cui diede appunto la stura a studi di questo genere. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, a proposito, torniamo agli anni '80 e così via, sulle politiche appunto per abbattere l'inflazione, che però era stata scatenata, se non ricordo male, anche dallo shock energetico. E Craxi fu il primo a comunque eliminare la scala mobile automatica. Per Quello cui fu un poi errore dal mio punto di vista, però certo bisogna vedere quale doveva essere il processo che si voleva governare. certo, poi mi ricordo che la scala mobile in una maniera, cioè che l'inflazione in una maniera o nell'altra fu abbattuta. Però all'inizio, poi volevo lasciarti parlare, mi è venuto fuori un'idea un po' raggelante sul fatto che appunto tu dicevi che l'unico ad avere la possibilità poi di fare grossissimi investimenti in base, come si dice in termini inglesi, al ROE, cioè al ritorno poi degli investimenti e così via, e lo era in quel punto, a quel punto lo è stato, anche perché le industrie statali ponevano appunto la gran parte dell'utile poi su ulteriori investimenti, non appunto sulla realizzazione di profitti. Ma da questo punto di Diciamo vista, che facevano anche investimenti finanziari, portavano i capitali all'estero, oppure se ne appropriavano e poi si compravano ville, case, eccetera. Insomma, non è che cioè il privato investiva a credito, guadagnava sull'investimento e si prendeva la sua parte. Ma i privati non investivano su due tipologie di attività: quelle che davano un profitto a lunghissimo termine, pensiamo per esempio alla ricerca scientifica, o ai prodotti troppo innovativi che danno guadagni molto in là, e quelli li dovrebbe fare lo Stato, e le attività con un margine di rendimento più basso, cioè i prodotti maturi. Quindi lo Stato si doveva concentrare comunque sulle attività mature e su quelle molto innovative, lasciando ai privati, diciamo così, la polpa delle altre. Questo poteva essere un accordo, anche perché nello Stato, nelle partecipazioni statali, poi c'erano fior di imprenditori e di manager, i quali anche nei comparti maturi sapevano tirare fuori il sangue dalla rapa e quindi fare profitto e sostenibilità economica, con qualche eccezione, e con una certa distribuzione degli utili ai partiti politici, ma il grosso
era finalizzato agli ammortamenti. Ma a questo punto ne pongo una questione. Visto anche il sistema economico cinese, che è comunque un'economia diciamo, mista in un sistema comunque ademocratico, ma visto che la maggior parte degli investimenti viene a questo punto fatta dallo Stato, più o meno sulla falsariga di quello che ne dici tu, e quindi in questo momento un sistema Guarda, economico io ti posso avvantaggiato? dire questo, che da direttore generale del Ministero del Lavoro e da economista abbastanza noto, venivo chiamato all'ONU a fare dei seminari per i cinesi, i quali volevano sapere come aveva funzionato la Cassa del Mezzogiorno, gli investimenti dello Stato, le partecipazioni statali e soprattutto l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Io andavo lì, facevo la mia lezioncina, tutti contenti, poi si andava a bere, che bevevano per farsi male, perché a me piace il vino, ma mi piace godermelo, no? Non che dopo Sì. devo star male. Poi bevevano. E allora insomma, si entrava un po' in confidenza. Io ero convinto che si trattasse di giovani, ma non erano giovanissimi, sì, erano giovani, ma non erano ventenni, erano trentenni, e che però facevano qualche corso in cui volevano studiare la storia economica italiana, l'Italia, il miracolo economico italiano e vattene a pesca. E invece loro mi confidavano che non erano assolutamente studenti, erano alti funzionari di partito che venivano mandati per capire come l'Italia aveva fatto a migliorare così tanto la propria condizione per imitarci. E quindi loro hanno fatto le partecipazioni statali, l'intervento del Mezzogiorno, tutto quello che noi avevamo fatto lo hanno fatto anche più in grande. Quindi esatto quello che stavi osservando, ma io ti do la testimonianza personale. Però è una cosa che comunque dovrebbe cominciare a farci preoccupare, come appunto Ormai bisognava preoccuparsi prima. prima. Esatto, Adesso però devo preoccupare, adesso c'è solo da limitare il danno. per certi versi dovremmo noi a nostra volta imitare i cinesi, che a Beh, loro volta, almeno in alcune funzioni ovviamente. bisognerebbe cercare di capire dove può andare l'economia italiana, però il problema è che quasi tutti gli economisti di una certa qualità, di un certo spessore, sono andati col liberismo, con le forze antistatalistiche e via dicendo, e sono su libri paga delle banche, e se non sono le banche nazionali, sono le banche internazionali, eccetera, eccetera. Per cui non dico che non siano più interessati, ma non seguono questo filone di analisi in cui uno, come il sottoscritto, si pone il problema: ma cosa succede all'economia, come potrebbe andare, come andrà. Dicono cose che servono a chi gli paga lo stipendio e le stock options, e vanno avanti così. Quindi noi adesso dovremmo riflettere su dove dovrebbe andare la società italiana, e magari lo trattiamo nella prossima puntata, potrebbe essere un'idea, Volentieri. cioè come riprendiamo. Adesso abbiamo vissuto questa parentesi non chiusa, ma sicuramente lunga e dolorosa dell'emergenza sanitaria, con tutte le sue conseguenze. Ma dove potrebbe andare l'economia italiana nei prossimi 20 anni più o meno? Quali sono problemi e tendenze? Allora lì ovviamente cercare di cominciare a fare uno sforzo in questo senso, perché nonostante quello che è successo in questi mesi, ormai si deve parlare di anno, speriamo che non dobbiamo staranno dire sono già 2 o 3 anni che siamo in emergenza sanitaria, perché allora forse quello che sto per dire adesso si rivelerebbe inadatto. Però io ritengo che l'economia italiana ancora abbia da esprimersi. Certo, quello che hanno subito i settori, i comparti che hanno sofferto di più è incredibile, perché ci sono comparti che hanno perso di fatto il 100% del fatturato, quindi insomma o il 90 o l'80, che insomma ovviamente non è che ci vuole uno scienziato per capire che è insostenibile. Poi ci sono anche comparti che hanno guadagnato di più con questa emergenza,
E allora dobbiamo capire come dobbiamo sviluppare l'economia italiana e non limitarci a dire tassiamo quelli che hanno guadagnato di più e detassiamo quelli che hanno guadagnato di meno. Ci può essere un fondo di verità in questa strategia, ma credere di risolvere i problemi solamente con più tasse a chi ha guadagnato e meno tasse ovviamente a chi poverino non l'ha fatto non basterà, può essere necessario ma non sufficiente. Vedremo allora nella prossima puntata di Economia Organica dove stiamo andando e dove potremo andare. Certo che se i manager delle grandi aziende incominciano a pensare solamente, continuano a pensare solamente al quarter, cioè al trimestre successivo, non ne vedo bene. Certo, però non ci dimentichiamo che sempre più quella italiana è una economia poco caratterizzata da grandi e medie imprese e di questo abbiamo un grandissimo danno, secondo me, ma possiamo anche vedere di capirne i vantaggi, paradossalmente, in base a quelli che dovrebbero essere i comparti produttivi che si andranno a sviluppare nei prossimi anni, ammesso che non ci chiudano definitivamente. E allora ovviamente quello che sto pensando adesso e che dirò si rivelerà inadeguato. Viceversa è importante cercare di fare questa riflessione. Possiamo dire quando sarà la prossima puntata o è Sì, materia sarà riservata? giusto, non sarà di martedì, ma sarà di giovedì, sempre alle 19, il 22 di aprile, quindi non 22 martedì aprile, sì, 20, abbiamo messo il giovedì 22 perché aprile. il Esatto, perché hai martedì degli quello lì non importanti sarò a impegni. Roma. Esatto, quindi ci Quindi, rivedremo tra 15 giorni, ma questa sì, volta eccezionalmente di giovedì. va Io ti bene. ringrazio, Nino, buona serata a tutti, Vi buona serata a saluto, te. saluto tutti, spero di essere stato capito e che magari qualcuno cerchi i miei libri, che così approfondisce la materia e mi aiuta anche a me con domande e reazioni ad approfondire ancora meglio. Anzi, la prossima volta mostreremo anche qualche tuo libro. Va Perfetto, bene. ti ringrazio Nino e buona serata Ok, ancora. ciao a tutti, ciao ciao. Ciao.